E siamo arrivati anche a giovedì 10 luglio del 2025, obbligo di riscatto. Ben ritrovati a tutti, buona giornata qui dalla radio. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati in una nuova giornata povera di mercato, ma ricca di like, di vostri mi piace al nostro video, nuovi iscritti, quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella per le notifiche, abbonatevi, 2,99 per supportarci anche economicamente, insomma, grazie a tutti quelli che ci supportano, vi vogliamo bene. E grazie anche a StreamYard che ci permette queste migliorie mostruose. Quindi ogni tanto vi ricorderò di mettere like e di iscrivervi al canale. Basta adesso, anche, se no non possiamo andare avanti. Dai, torniamo seri. Han parlato due dirigenti, ben due, del Bruges, del ritiro del Bruges, a Newsblad, i nostri cari amici di Newsblad. Ha parlato sia il direttore sportivo che il direttore tecnico, in realtà è più, non mi ricordo come l'hanno chiamato, Chief of Football, una roba del genere. Le andiamo a leggere perché su Ardon Iajari arriva, diciamo così, la risposta del Bruges, praticamente mezzo stampa, anche se ci eravamo lasciati qui ieri sera, Henry, dicendo esattamente che le cose non stavano andando particolarmente bene, c'era tensione e facendo il più classico del 2 più 2, se uno non ti risponde per 10 giorni, Ci sarà un motivo. c'è un motivo non positivo di solito. Mh. Va Sì. bene, andiamo a leggere prima di tutto quella del direttore sportivo, cioè Bob Madou. Sì. Ci siamo seduti a parlare con il Milan per cortesia e senza parlare di soldi, dice sorridendo. Vabbè, qui lasciamo perdere questo piacere sadico che hanno nel raccontare le cose. Tutti sanno che cosa ha fatto Ardon, ma per noi non si tratta della fine di un ciclo. Non dico che non faremo eccezioni, ma al momento non c'è alcuna offerta sul tavolo che mi faccia pensare che dovremmo farlo. Partiamo dal presupposto che resterà. Capisco che Ardon sia deluso, ma è giusto così. Sono convinto che si trasferirà in un top club assoluto, ma oggi non è opportuno. E questa è la prima infornata che, insomma, chiude la porta, ma in realtà, diciamo così, la lascia socchiusa a eventualmente un'offerta maggiore. Perché da questo si capisce, del tipo, dopo un anno solo al Bruges, capiamo che Ardon possa valere una certa cifra, pensiamo e riteniamo che non debba partire, ma di fronte a una cifra che fuori, diciamo così, dal contesto può partire anche adesso, perché invece riteniamo che se dovesse restare qui prende più valore e l'anno prossimo va via. Questa spiegazione la dà ancora meglio, come detto, l'altro dirigente che ha parlato, ovvero De Virigo. Questo fa parte del calciomercato e non è la prima volta che mi capita. Anche Izquierdo, ad esempio, a un certo punto voleva andarsene. Bisogna assicurarsi che i giocatori siano consapevoli del motivo per cui si nega loro qualcosa. È ovvio? No, non lo è. Non c'è modo di ribaltare una cosa del genere? Nemmeno quello. Abbiamo detto chiaramente ad Ardon cosa ci aspettiamo da lui. Se gli è stato promesso un trasferimento in cambio di una cifra record, noi non promettiamo mai a nessuno un trasferimento. Se c'è un momento in cui un giocatore è arrivato alla fine di un ciclo e c'è un top club che fa un'offerta adeguata, che conferma o supera il valore del giocatore in quel momento, allora succederà. Maxime De Cuyper è un ottimo esempio. L'anno scorso abbiamo rifiutato il Galatasaray, ora è al Brighton. E poi lavoriamo anche nel futuro. A distanza di un anno, De Cuyper è una figura di spicco internazionale a tutti gli effetti. Se Iajari si confermerà un altro anno qui, non uno, ma diversi top club arriveranno in modo concreto, senza voler dire che ora c'è solo il Milan. Quindi lascia presagire il fatto che magari appunto non c'è solo il Milan, cioè che magari ci sono altri club in questo momento su Yashari. Il punto è sempre quello, Simo. Con loro è così. La cifra è quella, devi pagare quella cifra lì. Non si scappa. Per molti potrà sembrare non corretto, non troppo corretto, in parte per me lo è,
cioè non lo è, se sono d'accordo sul fatto che non sia corretto, perché non esistono trattative con questo club, ma è il loro modus operandi. Cioè tu devi andare da loro con la cifra che ti chiedono, punto. Non ha neanche senso logico provare a partire un po' più indietro per incontrarsi a metà o in una metà molto più vicina a loro che a te. Non ha senso farlo, non ragionano così. E questo è lo stato dell'arte, cioè che utilità ha avuto partire da 27 rotti più bonus? Nessuna. Che utilità ha avuto arrivare a 32 No, più lo so, bonus? è capire che c'è, diciamo così, differenza di negozio. Cioè, tu Esatto. entri in un negozio sapendo che magari il proprietario che so ti conosce e ti fa un po' di sconto, ti viene incontro. Dall'altro entri in un altro e sai che quando entri paghi tutto fino all'ultimo centesimo. E più o meno il Bruges funziona così. E dovremmo averlo capito, spero, adesso, alla seconda volta che ci andiamo a sbattere la testa, che è così. Però adesso l'unica cosa che si può fare in questo momento è, andiamo nel concreto, all'ultima offerta del Milan ha detto basta, questa è la nostra ultima, prendere o lasciare. Il Bruges ha detto lascio per ora. Adesso bisogna capire se il Milan decide di lasciarla lì e andare da un'altra parte. Il Bruges rischia magari di trovarsi un giocatore scontento, sì, ma pensa che lasciandolo ancora in squadra, pur scontento, può essere scontento quanto vuole, ma non è che può giocare contro, anche perché ricordo che tra 12 mesi ci sono i mondiali, Mh. tanto per dirne una, non è che uno smette di giocare. Eh, ma al di là di questo, loro ritengono che o già in questa finestra di mercato o nelle prossime arriva magari qualcun altro a offrire di più. È lecito, come magari potevamo fare noi per Reinders. Ecco. Beh, noi per Reinders non l'abbiamo fatto. Quando sono arrivati 57, sia mai 50, 57 milioni del Manchester City, più bonus facili, difficili, impossibili o domani mattina ci sono già i soldi, ma quello è poco importante, abbiamo detto subito più o meno sì, ed è andato il giocatore. Perché al di là di quello che si diceva poi davanti alle telecamere, quei soldi servivano per non andare in rosso nel bilancio. Siccome invece ci interessava andare in verde, abbiamo preso subito tutto quanto e siamo andati in verde di ben 20-25 milioni probabilmente perché erano sotto di 20-25, siamo sopra di 20-25. Non è che il conto è presto fatto con quello che era la valutazione di Renders, ma al di là di questo, siccome ci sono modi e modi di operare, il Bruges in questo momento siamo noi a questo punto a rilanciare o il giocatore a questa offerta non lo dà. Arriviamo Dobbiamo Simo stare alla doma all'attuale. arriviamo alla Dimmi. domanda delle domande a questo punto, che facciamo anche ai nostri ascoltatori, quindi diteci la vostra nei commenti dopo, come ci suggerisce StreamYard, aver messo like e esservi iscritti. Tu cosa faresti? E voi cosa fareste a casa, foste il Milan? Io ho ballato fin troppo per ora. A questo punto finisco di ballare. Se sono realmente distante 2 o 3 milioni, ballo fino in fondo. Se mi piaceva così tanto il giocatore da metterne 37 totali, mi piacerà addirittura per metterne 40, penso, no? Perché non è che stiamo parlando che ne devo mettere 15, ne devo mettere 2 o 3, sempre se questa è l'ultima offerta finale del Milan e quella è l'ultima richiesta del Bruges. Perché tanto il calciomercato fare i permalosi cosa porta? Mh. Niente. Tanto una volta sei in Cudi, una volta sei martello nel mercato, una volta ti ritrovi da una parte, tra 2 mesi sei esattamente alla parte opposta. Come è successo a noi, un mese fa eravamo noi a cedere e un mese dopo siamo noi a comprare un centrocampista. Quindi. Nel mercato è inutile impermalosirsi così. Se ci piace così tanto il giocatore, tanto vale lo sforzo. Ormai abbiamo ballato, balliamo fino in fondo. Okay. Cioè, se mi chiedi il tifoso cosa farebbe, mi direbbe: sentite voi e i vostri, soprattutto colori sociali, dai, via, a casa. Basta, ne vado a prendere un altro che tanto a 35, 36, 37, 38 ne trovo in giro per l'Europa, dai, cioè non è che finisce il calcio ad Arno Iaggiari. Se invece devo fare il dirigente, a questo punto o ne ho uno realmente pari, oppure tanto vale che ballo fino in fondo. Okay.
No, ero No, tu cosa curioso di faresti? no, no, Eh, l'ho fatta io la domanda, non posso rispondere alla domanda. No, sono abbastanza diviso come te. Cioè a me questo modus è lecito, è lecito, è sensato, fanno bene a farlo se funziona nel loro caso, se okay? funziona sì. È lecito ed è giusto che lo facciano, se funziona, è efficace, è il loro modo. A me proprio non piace, cioè mi sa di presa in giro, ma è il loro modus operandi e quindi è lecito che lo facciano. Quindi come dici tu, da tifoso ti dico, RIP, basta, andiamo su qualcun altro. Capisco che se sei arrivato a 37 arrivi anche a 40, se davvero la tua stagione a centrocampo passa da lui. Cioè se tu hai studiato una stagione in cui lui è la mezzala titolare fondamentale della squadra. Ecco, poi non ripeto, non dico che non si possa giocare a calcio senza, anzi, però ci potrebbe stare, ecco, ci potrebbe stare, fare proprio l'ultima, dire: "Sentite, vi diamo questi, basta". Non che ci fate gli scherzoni di aspettare o di attendere che arrivi un'altra squadra o di dire: "No, ma li vogliamo più fissi e meno bonus", eccetera, no. Cioè a quel punto basta. Lo so, capisco tutto ragazzi, però cioè, il giocatore è loro, cioè, non so No, no, come ma infatti è decidono loro. lecito. È lecito, decidono loro. Cioè, possono anche decidere che domani mattina lo vendono a 10 milioni al Brighton, no, cioè, per Sì, dirti. sì, sì. È loro e decidono loro, poi con l'ok del giocatore, ci mancherebbe altro. Ma insomma, il regolare contratto è loro, e quindi decidono loro. Così Assolutamente. come hai deciso tu con Musa di fare un determinato tipo di ragionamento col Napoli, lecito. Sono purtroppo decisioni di altre squadre quando vai a comprare. Ora, vediamo cosa deciderà il Milan, perché in pratica con queste dichiarazioni il Bruges ha rimandato la palla un'altra volta nel campo del Milan e vediamo se il Milan decide di andare o stare e rilanciare. Detto questo, più o meno simile, non tanto, però ha dei punti di contatto la situazione di quella 2R, giusto? Sì, sì, perché dalla Francia ci arrivano notizie molto simili, nel senso che lo Strasburgo sta vendendo tanto, ma sta vendendo Come il tanto alle sue Bruges. eh? Come il Bruges. Come il Bruges, esattamente come il Bruges sta vendendo tanto a cifre alte alle sue condizioni. Ha venduto un altro paio di giocatori a 35 milioni, lo Strasburgo approfitta e ha approfittato della grande stagione, dell'ottima stagione che ha fatto in Ligue 1 per ristrutturare un po' il tutto, quindi cedere magari, essendo lo Strasburgo, 3-4 giocatori big per ricostruire una squadra che sia più tranquilla e che non abbia il sale e scendi che ha avuto negli ultimi anni e che la cifra di Guela Doué non è vicina ai 15 milioni offerti dal Milan, per niente. Ecco, non è vicina nemmeno a 20 probabilmente. Andrà oltre i 25, ecco, io non penso siano i 35 che sono usciti qualche giorno fa, magari qualcosina meno, però non è 15 e non è 20. Ecco, poi magari anche qui lo Strasburgo invece rispetto al Bruges in sede di trattativa è un po' più elastico. Però dalla Francia ci dicono lo Strasburgo cede, sta cedendo alle sue condizioni. Chiudiamo, se ve lo siete magari perso, ieri sera nell'obbligo di riscatto speciale è arrivata anche la risposta di Malik Ciao, ovvero il no al Como. Non è probabilmente un no a prescindere a una partenza del tipo se arrivano offerte da Premier e Bundes pari, probabilmente si prendono in considerazione sia lato Milan che lato giocatore. Per il Como Malik invece ha detto no. E quindi restiamo con questi 4 difensori al momento che sono Gabbia, Pavlovic, Tomori, Ciao. Henry, siamo arrivati praticamente in chiusura anche di questo obbligo di riscatto. Le notizie purtroppo positive non ce ne sono, ma insomma, speriamo che possano arrivare anche Se perché non mancano che è partite. terminata l'avventura di Luka Modric al Real Madrid ieri sera Sì. con 4 gol subiti dal Paris Saint-Germain
E quindi Luka Modric, dopo aver fatto le vacanze sacrosante, diventerà un giocatore del Milan e quindi lo aspettiamo caldamente in quel di Milano, Caldamente nel senso che di farà temperatura. caldo quando Fa arriverà, caldo. immagino. Grazie a tutti per essere stati qui con noi. Ci ritroviamo tra poco per Lunch e Talk. Grazie ancora e a dopo.